scusi. Sono Non è 5 una cosa- anni di università, insomma. Non è una cosa tanto indifferente. Non differente, Sì. no. Quindi la tua professione di dentista, hai avviato questo studio, poi hai praticamente formato tuo figlio Sì, si è inserito nella mio figlio rete. Andrea, sì, da qualche anno, e con il suo inserimento, diciamo, ho anche più tempo da dedicare alla mia passione più grande, che è quello della pittura Della e pittura. della scultura. Della Sì, pittura. sì, E sì. com'è che ti è nata questa passione? Le qualità artistiche, caro Martino, ci nasci, cioè o ce l'hai o non Quindi ce c'è una l'hai. predisposizione. Ci vuole una predisposizione proprio naturale. E te ne sei accorto subito? E io me ne sono accorto subito, perché da bambino, mi ricordo che ancora non andavo a scuola, io ero bravissimo con le matite a fare i ritratti alle persone. Quindi mi ricordo i ritratti ai miei nonni, ai miei zii. Cioè proprio si dedicavano alla causa, si mettevano in mettono lì, posa sì, e sì. te... E io mi ricordo ancora veramente il turbamento, più che la gioia, il turbamento nel vedere la persona davanti a me e quello che avevo appena disegnato. Dice, ma possibile che l'ho fatto io, ecco, diciamo. E quindi mi ricordo proprio questa sensazione particolarissima, poi per un bambino, per un fanciullo di quell'età, insomma, ecco, per cui, e me la ricordo veramente ancora bene. Però sono rimasto sempre un grandissimo cultore insieme a mia moglie dell'arte, siamo sempre andati per tutta la nostra vita a vedere mostre, eventi di questo genere. Ed infatti cosa è successo? È successo che un anno con un mio collega andai in Islanda, un viaggio che avevo da sempre sognato, perché sono un amante della natura come te, per cui alla ricerca di meditazione, di spazi isolati, di tramonti, di Scusate, state albe. cominciando a entrare a capire che tipo di personaggio è Maurizio, fantastico. E quindi, diciamo, andando in Islanda, ecco, lì, diciamo, veramente è stato uno shock, ovviamente positivo. Non si trovava nessuno in giro. Ma fatto sta che arrivavamo in questi posti veramente isolati, dove il contatto con la natura è veramente viscerale. Il problema è che quando tornai stavo male, ma veramente stavo male. Cioè, si parla tanto del mal d'Africa, io sono tornato con il mal d'Islanda. E fatto sta che quando tornai appunto con questo mal d'Islanda, io non sapevo veramente come fare, perché non ero mai stato così male nella mia vita. E non essendo mai stato così male nella mia vita, non sapevo neanche trovare una soluzione a un malessere di questo genere. Fino a che un giorno, dato che mia moglie sapeva di queste mie qualità pittoriche e artistiche, per un San Valentino mi aveva regalato Te allora non dipingevi? non dipingevo, ancora non dipingevo, mi aveva regalato un cavalletto, dissi ma proviamo con il cavalletto. Quindi montai il cavalletto, montai la mia tela e come detti le prime pennellate sentii che quella sensazione di malessere svaniva. Trovaste la medicina? Ho trovato la medicina. E da lì è partito un percorso che dura tuttora, ovviamente, quindi oramai sono 26 anni di attività che mi ha portato, insomma, innanzitutto a crescere da un punto di vista artistico, ma anche proprio a provare delle sensazioni che, come un po' si accennava prima, certe sensazioni le puoi provare solo se sei un artista, non c'è niente da fare, quindi quella è una fortuna, per cui diciamo quando dipingi entri in un mondo veramente parallelo al nostro, ti ritrovi a cominciare a dipingere e sono già passate 3-4 ore, cioè, ecco, questo per dire proprio la sensazione di piacevolezza, di benessere, quasi di trance Agonistica. agonistica. Quindi Laura è stata, vedi le donne, Sì. è stata quella e La mia musa ispiratrice, cioè, accolto nel centro. sì. Laura è mia moglie. la signora Laurenti, è una persona che io ho la fortuna di conoscere, di aver conosciuto, eccezionale, e si può dire che è la tua musa? Assolutamente sì. Intanto qui allora Laura va solamente ringraziata, Sì. se ha fatto il questo. Assolutamente sì. Sì. Infatti glielo dico sempre. Nella tua bella dimora, circondata dalle tue opere,
Ho una certa curiosità per questo. Questo quadro è intitolato Mamma Matrioska. Evidentemente surrealisti, si vede una matrioska che fisicamente esce dal suo guscio, diciamo, per tenere in mano un bambino mentre lo sta allattando. E quindi il titolo Mamma Matrioska invece che Matrioska dipende proprio da questo gioco che il surrealismo permette di poter evidenziare. Ecco. Quindi se si dovesse dare una linea al tuo stile, è giusto dire che sei un pittore surrealista? Per un certo periodo della mia creatività sì, però oggi non mi definirei più solamente un pittore surrealista, ma per quanto mi riguarda penso che la mia definizione più giusta sia quella di essere un artista creativo e quindi non essere legato a una unica corrente. Nelle mie opere mi faccio guidare solo ed esclusivamente dall'istinto, dall'ispirazione. E quindi l'ispirazione è una cosa irrazionale, non è razionale. Cioè, la razionalità interviene solo nel momento della pittura, dove quando devi accostare bene i colori, quando devi fare in maniera che un'opera sia un'opera e non una crosta. E quindi lì entra la razionalità. Ma nella composizione, nella ideazione, nella creazione, quella è assolutamente una cosa istintiva. Sono delle idee che partoriscono, un artista non sa neanche perché ti vengono. Anche dipingere la realtà, tra virgolette, a mo' di fotografia, non piace. Ecco, nel senso che se io dovessi fare anche dipingere, per esempio, fare una natura morta e dipingere una bottiglia, io non è che dipingerei la bottiglia come la vedo, ma come la sento. E quindi dare anche a un oggetto che di per sé non ha un'anima, dargli un'anima. È lì che è il bello della pittura e del sentimento che può trasmettere, perché altrimenti diventa un esercizio di tecnica che, per carità, è valido, è bello anche quello, ma non è la mia pittura. Te sei anche scultore, vero? Sono anche scultore, sì, perché era un'esperienza che volevo fare. E questo è un esempio, per esempio. E questo è un esempio. Questo si chiama l'ascensione. Vediamo il Cristo che si stacca dalla croce andando verso Dio, verso suo Padre. Dio è rappresentato da questo braccio con il dito e questo ha preso spunto dal dito di Michelangelo della Cappella Sistina. Per cui è un richiamo a un grande artista che io ho ritrasmesso in questa scultura. Ma che materiale? Bronzo. Bronzo. Sì. Le mie sculture, perlomeno per ora, sono tutte in bronzo. Diciamo, lo stampo lo creo con la cera, è tutto plasmato con le dita e una volta che poi, questa è la mia firma, il mio pollice. Ah, il pollice. Il pollice, infatti c'è anche il nome, però questa è la forma, è proprio l'impronta del mio pollice. E una volta che ho plasmato tutto con la cera e considero l'opera finita, la porto a fondere in una fonderia artistica. Hai un'altra scultura, Sì, Maurizio, questa diciamo è una scultura a cui sono particolarmente affezionato perché è stata la prima che ho realizzato e si intitola Il peccato originale. Quindi il morso della mela di Eva, un panorama dietro con delle montagne in lontananza, perché diciamo viste di fronte si vede proprio da questa prospettiva, e gli alberi ai lati che sono quasi genuflessi verso la mela, che appunto a mo' di perdono rappresentano Adamo ed Eva. Che questo sia Adamo e questa sia Eva lo vediamo, diciamo, dagli attributi maschili e femminili. Questo è l'attributo maschile, quindi questo è Adamo, e qua ci sono il seno, nell'albero si vedono i due seni che rappresentano Eva. Il peccato, questo è un angolo molto bello. L'ho ideata fin dall'inizio come idea, come pensiero di ottenere quello che poi è stato ottenuto. Quindi
una scultura alla base e un quadro superiormente, un quadro che è sicuramente astratto, però al tempo stesso è un quadro metafisico surrealista. Perché lo considero così? Perché la metafisica la trovo nella ricerca del colore, perché già di per sé il colore è in grado di darti una suggestione metafisica, a seconda proprio insomma, della sensibilità di chi la guarda, però anche di chi lo realizza. E al tempo stesso è surrealista perché questi tagli, che ricordano un po' i tagli di Fontana, Sì. prendono ispirazione dal suo lavoro, solamente che questi tagli non sono tagli veri, ma sono dei tagli dipinti. Quindi c'è un'illusione ottica creata che è tipica un po' anche del surrealismo, nel senso di creare l'inganno, di creare una cosa artificiale, quindi di illudere il visitatore nel vedere una cosa che invece non esiste. Ecco. E devo dire che fare questi quadri è particolarmente affascinante, perché innanzitutto per la ricerca del colore, che può sembrare una cosa quasi scontata e banale, ma invece non lo è affatto. È la parte più difficile, perché in quadri così, praticamente in tinta, in un'unica tinta, la realizzazione della tinta giusta che può o meno darti un'emozione, può darti la sensazione della bellezza o meno. E quindi sono molto contento ovviamente della realizzazione di questa tinta, perché la trovo veramente azzeccata. Ecco, colori, che tipo di colori usi? Una base in acrilico e poi olio sottile. Questo è un altro che attira la mia attenzione. Sì, ha ben 17 anni questo quadro. Che c'è qui? Che c'è? E qui c'è sempre il surrealismo, in cui si vede la persona, cioè si vede un personaggio di cui però si vedono solo gli occhi. Per cui diciamo è una cosa, diciamo è un pensiero simpatico, ecco, quindi lo trovo un quadro simpatico proprio per questo motivo. Si intitola L'insostenibilità dell'essere. Questo è meraviglioso, con dei colori eccezionali. Questo è un quadro cioè, personalmente molto bello, è una delle nature morte più importanti che ho fatto, e come ispirazione è un quadro di Morandi. Ah, ecco, Morandi. Morandi, che aveva altre tonalità, io ho rifatto invece in tonalità blu, perché vedendo un quadro di Morandi con delle tonalità blu su un oggetto dove rifletteva la luce del sole, il quadro prese un'atmosfera così particolare che mi colpì proprio in una maniera indescrivibile. Per cui dal momento che provai una grossissima emozione, dico va bene, allora, parlando in maniera insomma, che sembra ovviamente un po' buffa, però veramente fu quello che successe, gli dico Giorgio, ho capito quello che devo fare, dico, e quindi è come se veramente mi avesse comunicato qualcosa, e quindi sulla base di questo disegno che lui aveva fatto, che questo è un quadro che è stato rubato e che non è stato mai più ritrovato. Quindi il soggetto è simile? Il soggetto è identico. È identico.
Che opera è? Allora, questa è un'opera, diciamo, tra virgolette, in figurativo tradizionale, però con la forma del vaso assolutamente ispirata da me, ideata da me, e si intitola La mia famiglia, per cui siamo Bello. io, mia moglie e i miei due figli, Andrea e Riccardo. Questi sono quadri per me molto forti da un punto di vista spirituale. Questa è una natura morta metafisica, proprio il titolo è proprio questo. Ah, proprio questo. Sì, 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 sì. Quindi ti diletti anche nei paesaggi. Sì, 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 ogni tanto sento l'esigenza di fare qualche cosa più leggera, insomma. Ecco, per esempio questo è un paesaggio islandese. Ah, ecco lì, parlavi dell'Islanda, quindi ti Sì. ha colpito. Questo è il paesaggio islandese, la spiaggia nera di Vik. E questo è un quadro metafisico surrealista, questo, è il panorama e soprattutto il volto, così inciso, così tagliato, così scavato, rappresenta un po' il lavoro interiore che fa un artista. E infatti questo quadro si intitola Conoscere te stesso. Che cos'è? Una forma di lacrima questa esci? No, questa è come vedi, è un viso ipoteticamente di marmo che è inciso e quindi scavato. E quindi perché quando una persona insomma cerca di lavorare su se stesso è come se scavasse nelle proprie interiorità e quindi di conseguenza quando scavi erodi e quindi ha questo significato. Insomma. È qui dove ti ritiri per le tue Sì, opere. sì, questo è veramente il mio mondo. Questo è il mio atelier, ovviamente dove i quadri la fanno chiaramente da padrone e quindi insomma ci sono tante opere che sono in parete, tante opere che sono giù in terra, perché ancora sono incartate dalle varie mostre che ho fatto, quindi diciamo restano impacchettate. È veramente il luogo dell'anima. Comunque ti alleggerisci. Sì, sì, I sì. pensieri. Sì, sì, no, appunto, cioè navigando proprio ti elimini le tossine. Perché è un navigare di fantasia, quindi non è un navigare fisico e quindi quando con la mente raggiungi porti che altrimenti non potresti mai raggiungere, perché poi io veramente dipingo per rilassamento e non solo per rilassamento mio, ma anche che cerco di trasmettere a chi viene a vedere le mie opere e devo dire che viene percepito spesso. E questo è molto curioso, oltre dei colori che sono... Allora, questo quadro si intitola Il triangolo di Penrose. Il triangolo di Penrose cos'è? È un triangolo che ha inventato appunto Penrose e che da un punto di vista fisico è impossibile da realizzare. Cioè questa non si può comporre. questa costruzione non si può comporre. Si può comporre solo ingannando la prospettiva, cioè nel senso che se tu componi questi pezzi in una maniera prospettica, puoi ingannare l'occhio. Però sono distanti. Però sono distanti, non sono uniti. Mentre invece, qual è il bello e la forza della pittura? Che grazie all'inganno, non è neanche un inganno, ma attraverso la composizione dei colori, delle tonalità dei colori, e quindi è qui che arriva la tecnica, attraverso unendo per bene la tonalità dei colori puoi realizzare in pittura una cosa che a livello fisico nella realtà è impossibile da realizzare. Una sfida su me stesso per vedere se riuscivo a realizzarlo pittoricamente una cosa di questo genere e francamente direi che ci sono riuscito. Certo, Ecco. certo. Direi... Anche i colori sono venuti
Sì, molto bello. Perché Senti, poi... lì c'è un sole, vedo, e Sì, uno sì. specchio d'acqua? Sì, sì, in lontananza, lo specchio d'acqua. E poi vedi, questa tonalità di colore gradato in cornice fanno quasi come l'effetto che quasi come se il quadro fosse bombato da È vero, un'immagine, è vero. mentre invece non lo è. Anche questo è la potenza del colore. È per questo che il colore rimane sempre la cosa essenziale e fondamentale in pittura. Che meraviglia. Poi quando uno lo guarda si raggiunge uno stato di beatitudine, chiaramente. Vabbè, si cerca di realizzare, cioè diciamo, la pittura è un po' una condivisione di emozioni e di sentimenti. Ecco, chiaramente ognuno ha la sua sensibilità per cui non è che questo connubio avviene su tutti i visitatori. Certo. Questo è perché è giusto che sia così, perché se a tutti piacessero le stesse cose sarebbe una noia mortale. Però diciamo, comunque insomma, Meno male, insomma. anche quando faccio, a parte meno male, però devo dire che quando faccio le mostre, francamente, insomma, ho veramente dei bei risultati. E questa, Maurizio? Un bel cavallo. Questa scultura si chiama Mutazione, si chiama. Se guardi bene il cavallo, è una mutazione, perché se vedi la corsa del cavallo che va in avanti, come vedi al posto della testa abbiamo la coda e al posto della coda abbiamo la testa. Ah sì, guarda. È vero, non ci avevo fatto caso. E quindi per questo si chiama mutazione e che richiama un po', diciamo, al pericolo, diciamo, della mutazione che troviamo nella nostra società, diciamo, ai pericoli nucleari, agli esperimenti scientifici che, come per esempio anche il Covid, che ha origine da una mutazione, diciamo, rappresenta un po' un concetto di questo genere, ovviamente in una maniera tipicamente surrealista. Ecco. E questa l'hai fatta nel periodo del Covid? No, dopo. L'idea mi è nata nel periodo del Covid, però dopo l'ho realizzata dopo Covid. Quindi di fare questa inversione è proprio anche questa una cosa che non si può spiegare. Cioè, è un'idea che è nata così e quindi la puoi spiegare solo con l'ispirazione, cioè con l'idea, Sì. ecco. Sì. Cioè, è una rappresentazione di un concetto che appunto è quello del pericolo delle mutazioni. E l'arte è come rappresentassero una scala verso, diciamo, verso un salto, come vedi, verso un salto nel buio, nel vuoto. Qui c'hai altre opere. E ognuno ha la sua storia, anche se fanno parte tutte di un ciclo, però che è quello di illusioni spaziali, come se vogliamo fare vedere il catalogo. Ecco, il catalogo si può trovare Su internet, sì, quindi su Amazon si può trovare benissimo il catalogo, sì. Costa veramente poco perché diciamo lo scopo è quello di diffondere l'arte. Con questo catalogo ho voluto diciamo racchiudere questo ciclo diciamo che ho realizzato prendendo ispirazione dal lavoro di Fontana, quindi dalla fine di Dio, dai tagli. E quindi ho cercato di realizzare in una maniera personale quello che è stato il suo messaggio. hai fatto anche delle personali, Maurizio? Sì. Sia in gallerie sia nel museo. Molto bella è stata anche la personale che ho fatto al museo di Gualdo Tadino sotto la direzione di Katia Monacelli, mentre le altre personali le ho realizzate sotto la direzione artistica di Michele Loffredo, del dottor Michele Loffredo, che è il mio critico d'arte personale. È una gran fortuna di averlo, veramente una persona di questa qualità, che è una persona è uno storico dell'arte specializzato in arte contemporanea e con il quale il confronto è continuo. Ecco. Quindi hai già raggiunto insomma un livello nazionale, hai esposto anche all'estero. Ho esposto anche all'estero, anche l'anno scorso sono prima a Bilbao e poi a Pamplona, poi a Barcellona, insomma, anche a Parigi. È stato veramente insomma proficuo, Soddisfazione, diciamo, soddisfacente, sì.
Quindi le tue... Questo, sì, questo è francamente uno dei più bei quadri che abbia fatto. E, l'astrazione si ritrova con la tecnica. Per cui, perché a me l'astrazione pura, dove diciamo, cioè, il discorso è che anche nell'astrazione si deve vedere la mano di un pittore, cioè si deve vedere che il pittore ha conoscenza di quello che mostra. Per cui in questo caso qui credo che insomma anche la Luna, i pianeti, la Terra, il Sole, e quindi l'eclissi che si sta verificando, perché è il titolo del quadro, l'eclissi, L'ellissi. siano francamente ben riusciti. Con questo abbinamento poi anche di tecniche diverse come lo spray lateralmente, realizzato con una tecnica per cui anche la cornice è dipinta con i colori dedicati, insomma, in riferimento proprio al quadro. Si può dire che ora un tratto Laurenti esiste, quindi uno che vede un tuo quadro dice questo l'ha dipinto Maurizio Laurenti. Diciamo, il mio obiettivo è proprio quello, perché essendo un pittore creativo e quindi non legato a un tipo di pittura che è sempre quella, poi al di là che possono essere variare i soggetti, però una pittura standardizzata, il fatto che io invece proprio sono all'opposto di questo, l'unica maniera per farmi riconoscere è il tocco pittorico, è il come uno dipinge, per cui il mio obiettivo è proprio quello, ecco, di riconoscermi non solo in quello che viene realizzato, ma proprio nel come viene realizzato, dal tocco pittorico. Allora sì, siamo arrivati mio malgrado a salutarci. Io Maurizio ti ringrazio infinitamente di questa immersione nella vita sana che mi ha fatto fare e verrò a vederti più spesso. Quello senz'altro, ma riguardo alla pittura verrò a vederti a National Gallery di Londra. Mai dire mai. Allora si può fare un saluto ai nostri amici americani, magari un grande con l'inglese. Con l'inglese ci provo. Vai. Thank you for my visit. Thank you for your attention. I hope you spend a beautiful moments with this work. Thank you. E vita sana. E vita sana. Ciao Maurizio, grazie di nuovo. Ciao a tutti. Bye bye.